Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera. Buongiorno da Mattino Milan, 22 marzo del 2023. Ciao Enrico Boiani. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovati anche da parte mia. Ci ritroviamo qui di mercoledì, quindi metà della settimana di sosta nazionali, per parlare ovviamente di quello che accadrà da oggi, in realtà più da domani, quindi con il ritorno in Italia del proprietario del Milan, ovvero di Jerry Cardinale, che torna per provare a sciogliere ancora una volta i nodi legati al nuovo stadio, e tra poco ne andremo a parlare. Poi facciamo un piccolo passaggio su quello che oggi ha scritto Gazzetta dello Sport, mettendo in fila uno dopo l'altro gli errori delle big per essere fuori dalla lotta scudetto già da, ma nemmeno adesso, da un mese e mezzo quasi, Da fine a questa gennaio, parte. dai. Io partirei però da Cardinale dallo stadio, Henry. Vado subito con questa pagina di Gazzetta dello Sport. Tempo di decisioni da domani in Italia per il nuovo stadio e per il futuro del Milan. Il numero 1 di Redbourn a Milano, c'è da scegliere l'area, sui vertici decisione a fine stagione. Ovviamente c'è scritto che incontrerà i vertici, ma è ovvio, mi verrebbe da dire, che non verrà presa alcuna decisione momentanea, quindi no decisioni tecniche sull'allenatore, no decisioni sul staff, no la valutazione sulla stagione, perché ovviamente la stagione è ancora in corso. Quello che si cercherà invece di decidere è l'area da battezzare come quella su cui lavorare in maniera molto più decisa rispetto ad altre, per provare a costruire lo stadio di proprietà solo e soltanto del Milan. Un'area che sembrava essere ormai battezzata nell'ippodromo La Maura, rimane ancora ovviamente in vantaggio per i tanti motivi di cui abbiamo parlato anche negli ultimi periodi, quindi il fatto di essere a Milano, la vicinanza a San Siro, il fatto di essere in un'area molto grande, già servita da mezzi di trasporto, vicina al snodi autostradali, con tante possibilità di parcheggio, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ce ne siamo già raccontato il perché nel caso La Mauro potrebbe essere l'alternativa migliore per il Milan. Quello che bisogna fare, come dice il titolo, è accelerare, senza andarsi a schiantare sugli ostacoli che in questo momento sono rappresentati da qualche consiglio, diciamo così, di zona, con i residenti che sono in parte contrari alla costruzione dello stadio lì, ma soprattutto l'ostacolo più grande in questo momento è rappresentato dal Consiglio Comunale di Milano, che con la sua maggioranza al governo sembra non essere particolarmente intenzionata a concedere i via libera necessarie per lo stadio. Anzi, bisognerà vedere quanto il sindaco Sala può far presa sulla sua maggioranza e cercare di far cambiare idea a quello che in questo momento è un'opposizione al progetto stadio. Ci sono più consiglieri di maggioranza del suo consiglio comunale contrari che a favore. E quindi o ci mette, tra virgolette, una pezza, o ci scende in campo in maniera personale il sindaco, perché a fronte della paura di perdere San Siro, anzi scusate, di perdere il Milan con il nuovo San Siro, ci mette lui una pezza e quindi cerca di convincere con altri argomenti, diciamo così, la sua maggioranza, oppure diventa difficile, diventa veramente difficile. No, sì, è strano perché, cioè, più che strano, sembra impossibile costruire uno stadio a Milano. Cioè, sembra impossibile farlo in qualsiasi tipo di zona, di suolo, privato, pubblico, col verde, senza il verde, vicino a San Siro, lontano da San Siro. Sembra veramente impossibile costruire uno stadio a Milano. Il punto è però uno, che il Milan ha già, tra virgolette, snasato l'opzione Sesto, ha Mm. già visto quelle zone. Cardinale stesso, se non erro, ha fatto una visita a quelle zone. Quindi questo fa capire che l'obiettivo del Milan è chiaro, è molto chiaro: costruire uno stadio di proprietà nel più breve tempo possibile. È ovvio che questa cosa si vuol fare a Milano,
si voleva fare vicino a San Siro, se non è stato possibile a San Siro, non è possibile a San Siro, si vuol fare comunque in una zona limitrofa, perché la zona dell'ippodromo La Maura non è troppo distante dalla zona di San Siro, però il punto è che qui non si può, cioè qui ogni nuova zona, ogni nuovo posto, ogni nuovo progetto, ogni nuova idea viene bloccata da residenti, da persone contrarie, da magari chi si occupa dell'inquinamento acustico, ambientale, quant'altro. Insomma, c'è sempre, non sto dicendo che sia una cosa sbagliata, assolutamente, però c'è sempre una, come dire, un cavillo. Ecco, c'è sempre un qualcuno che si oppone, c'è sempre un ostacolo. È ovvio che se l'obiettivo è farlo nel più breve tempo possibile, si valutano delle alternative. Poi, come dicevi giustamente tu, se il sindaco non vuole assolutamente che il Milan lasci Milano, che vuole quindi che il Milan costruisca lo stadio a Milano, un pochino si deve, come dire, spendere, si deve sbilanciare per questa cosa, perché altrimenti diventa veramente un ostacolo continuo a ogni singola zona e Ma diventa guarda, veramente difficile costruire a Milano. il punto sta proprio qui. Se si vuole perdere, perché in realtà rischierebbe di perdere entrambi, perché l'Inter ha detto, se per caso viene l'idea di costruirlo da soli, andiamo via da Milano anche noi. Cioè, sarebbe, per non essere ricordato come il sindaco che perde di colpo entrambe le squadre, sul suo suolo comunale non c'è nessuno stadio delle due squadre di Milano e gli rimane sul groppone perché è così. Lo stadio di San Siro inutilizzato con le spese e in un modo o nell'altro dovrà fare per forza di cose perché altrimenti il rischio è davvero che le due società vadano via, soprattutto per quanto riguarda il Milan. Se non è la Maura, come hai detto, si sta guardando ancora una volta a Sesto. Ci sono aree che erano state accantonate, perché è così, erano state completamente accantonate e messe un attimo in disparte proprio perché la Maura vinceva per tanti motivi sulle altre, che stanno un po' rivalutando o quantomeno sono tornate nel lotto della vicenda, tipo ad esempio l'area San Francesco a San Donato, che non è un gioco di parole, si chiama area San Francesco nel comune di San Donato. Fatemi lo stadio a San Donato. Ne direi di no. Oppure appunto l'ex Cerie Falche a Milano Sesto, a Sesto San Giovanni, oppure l'area di Rozzano, quella legata anche alla possibile idea dell'Inter di costruirsi lo stadio. Sono zone di Serie B, diciamo, perché il Milan le ha sempre reputate un gradino sotto rispetto alla Maura. Vediamo se domani con l'arrivo di Jerry Cardinale si sblocca la vicenda e soprattutto se il sindaco, oltre a farlo, diciamo così, trasparire, lo rende anche pubblico questa sua necessità di non perdere le società del Milan in questo caso, perché servirebbe il suo lavoro. Chiudiamo, Henry, con la prima pagina di Gazzetta dello Sport, lo scudetto degli errori. Sì, Da tutelare Orighi, 5 le grandi delusioni rossonere, il fantasma Pogba, Lukaku sottotono e il Napoli trionfa. I tradimenti di Leao e Broza invece è il pezzo di spalla, riferito a chi l'anno scorso ha trascinato un po' le due squadre fino all'ultima giornata a contendersi lo scudetto e invece quest'anno ha un po' fatto mancare il proprio apporto. Per quanto riguarda il Milan, perché Gazzetta dello Sport analizza tutte le big e quanto e come hanno sbagliato per poter concedere al Napoli di essere praticamente campioni d'Italia a inizio marzo. Per il Milan, Henry, questa è la parte. Di Kettelare non vale l'investimento, Righi mai al top è un fallimento. Viene, diciamo così, messa la foto di Kettelare come il maggiore investimento. L'ho tagliata, ma perché sconfinava nella pagina con l'Inter e non volevo metterla. C'erano anche le fotine degli altri acquisti, da Lukaku e Adli Pogba. a Orighi. No, no, parlando del Milan, perché del Milan li hanno Ok. messi quasi tutti. Orighi, Adli, Branks, insomma li hanno messi quasi tutti alla fine.
perché tolto Ciao, Vabbè, Dest. ma che il mercato ad oggi, cioè il 22 di marzo, sia stato fallimentare lo possiamo ben dire. Cioè, o meglio, e io lo ripeterò sempre, se aspettiamo questo ragazzo dovesse esplodere, il mercato del 2022 per il 2024, 2025, 2026, non lo so, lo puoi vedere come l'anno in cui hai acquistato quello che poi ti è diventato un top. Però il mercato del 2022 per il 2023 è stato un fallimento, è stato un Mm. palese fallimento, perché sto ragazzo non ha reso, avrà bisogno di tempo, ha ancora bisogno di tempo per essere al top. Origi non ne parliamo, Vranks ha fatto una manciata di minuti, bene, fa quell'errore contro la Roma e sparisce, e Adli oggetto veramente del mistero, è l'unico che riesce a darti qualcosa e che ti ha dato qualcosa neanche da subito, ma per un mese e mezzo, perché stiamo sempre parlando di un mese e mezzo, e ciao. Questo non Beh, sì. è concepibile, non è sufficiente, mettendoci anche dentro Pobega, perché comunque è rientrato dai prestiti, ha fatto solo praticamente la prima parte di stagione e poi è sparito anche lui. E soprattutto mettendoci dentro la questione relativa agli AD, che sono stati comunque 2 AD importanti, a parametro zero, beh, è chiaro che è un mercato estremamente insufficiente. L'unica nota positiva, se la vogliamo trovare, Mm. è che rispetto ad altri anni per i rinnovi hai fatto qualcosina in più, perché hai rinnovato Benasser, perché sei stato comunque a trattare meglio, quindi per i giocatori tuoi hai fatto un briciolo in più per quanto riguarda i rinnovi, posto che c'è sempre la querela Leao, la macro questione Leao. Però è veramente l'unico punto, come dire, di speranza, perché per il resto, tra cessioni e acquisti, è stato un mercato tosto, cioè è stato un mercato veramente brutto anche. Col senno di poi lo possiamo dire. È ovvio che lì per lì prendi l'attaccante del Liverpool, prendi un belga iper promettente a 30 milioni, prendi 2 giovani con buonissime prospettive, ti rientra Pobega. Cioè, sulla carta è ovvio che ci poteva sembrare un mercato sufficiente o pseudo sufficiente, poi però i conti li devi fare col campo. Sì, come al solito, ovviamente ci si diverte sempre il giorno dopo la fine del mercato a fare le pagelle, per scrivere chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, poi ovviamente parla sempre il campo. Il mercato del Milan, al di là di un giudizio, ha semplicemente impattato niente sulla stagione, se non nelle ultime 10 partite di Malik Ciao. Per il resto, chi ha giocato quest'anno arrivando dal mercato o da una conferma di prestito, eccetera, ha impattato in maniera molto, molto, molto superficiale. Cioè, alla fine, chi ha trascinato la carretta quest'anno sono stati tutti quelli che c'erano l'anno scorso e aiuto dai nuovi non ne hanno avuto. Quindi è ovvio che il mercato, al di là di un giudizio, è stato molto, molto poco impattante. Harry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ridiamo Sì. appuntamento tra pochi minuti con Chiama Milan, ci ridiamo appuntamento in quello che è l'appuntamento sull'altra piattaforma, poi alle 13 c'è Lunch, alle 16 il Talk e alle 19 Filo Rossonero. Ciao, mi raccomando, lasciate like che ci supporta tantissimo, diteci la vostra sotto nei commenti, sia sullo stadio, sia sul mercato e quanto è impattato e quant'altro. State allerta perché nel weekend arriva i consigli per gli acquisti. Che punta comprare? Ce n'è per tutti i gusti, ma veramente per tutti i gusti. Ci sono quelli giovanissimi, ci Ah. sono quelli che stanno venendo fuori quest'anno, ci sono quelli che girano già da un po' e ci sono anche quelli che, se abbiamo poco budget, se investiamo altrove, se non sappiamo che pesci pigliare, vai sull'usato sicuro che sei tranquillo. Li ho messi tutti, quindi godetevelo nel weekend. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco. Ciao ciao.